Salve a tutti, io sono Ernesto Ricorani. Quello che avete appena visto è un movimento che si chiama Chuan Pao Chui, che è il movimento numero 22 della forma Dao Chi Lo che ho autocomposto estraendo i movimenti dalla Lao Jia Yu, la vecchia forma cinese. A dire il vero, questo movimento non è presente nella forma Lu, c'è solo la seconda parte, solo questo. Ma questo qui, cannone a catena, non è presente. È diciamo così una aggiunta, rende diciamo la forma ok, si arriva dal movimento precedente, poi ruoto i pugni diciamo verso dalla parte opposta, con il dorso della mano verso il basso e il posto verso di me. Poi apro i gomiti e protetto verso la mano. Con i pugni in questa posizione, la parte palma diciamo della mano è rivolta all'esterno e il dorso delle mani si porta. Poi ritorno indietro e ruoto i pugni e in questo caso i colpi sono con le mani. Poi apro le mani, verso di me, poi torno indietro, sempre tramite l'energia del movimento della seta, quando arrivo in fondo lì, le mani, e poi tramite la forza spirale del movimento della seta, a vedere un attimo semplificato. Tutte queste rotazioni dei pugni e delle mani sono molto importanti perché sono quelle che praticamente rendono conto appunto del fatto che l'energia è aspirale. L'energia che è aspirale e che si studia tramite una serie di esercizi, che si chiamano in generale, diciamo Shijin, che è l'energia dell'energia. Quindi questo. Ruoto le mani verso di me, poi di nuovo verso davanti, con i pugni, con il dorso della mano che si guarda, poi riprendo e di nuovo in avanti. Poi apro le mani, porto giù, richiudo i pugni, cioè il pugno destro voltato verso l'alto e il pugno sinistro col dorso, questo tipo il dorso voltato verso l'alto, mentre il pugno destro col dorso voltato verso il basso. Poi quando colpisco questo verso l'avanti, i pugni si ruotano e cambiano la posizione. Questo avviene con lo spostamento del peso, mentre il pugno a catena non ha. Normalmente i pagini possiamo dire che ce ne sono di due tipi, ci sono quelli che rimuovono il peso e quelli che invece si fanno senza spostare il peso. Quelli che rimuovono lo spostamento del peso ovviamente sono molto più potenti, però sono per forza di cose più lenti, mentre gli altri sono meno potenti perché il peso che arriva, il punto di impatto è minore, però sono molto più veloci. Quindi, quando faccio la seconda parte, c'è lo spostamento del peso, vado indietro, poi c'ho il peso in avanti. Mentre quando faccio la prima, c'ho il peso in avanti e rimango col peso in avanti. Il fatto che non ci sia lo spostamento del peso non cambia, diciamo, la regola fondamentale che l'energia è comunque energia spirale, però la ricavo da una gamba sola invece che dallo spostamento del peso.
Grazie a tutti dell'attenzione, non dimenticate di cliccare mi piace e di iscrivervi al canale YouTube dell'associazione. Per chi volesse maggiori informazioni su di me, sulla mia associazione e sui corsi che tengo in presenza IVA, può visitare il sito www.associazionedautg.it. Grazie.